Benvenuti anche oggi nell'angolo creativo di Rosa Parlato Crochet. Oggi realizziamo insieme la giacca Silke. Silke è il nome della lana che vado ad usare per questa giacca. Userò due colorazioni di lana ma anche due spessori di lana diversi e ve lo spiegherò nel tutorial. Inoltre ho abbinato una borsa, il link del tutorial lo trovate in descrizione. Ma prima di realizzare la giacca andiamo a vedere come dobbiamo prendere le nostre misure. Allora ragazze, io vi ho fatto un piccolo schizzetto per le misure. Noi questa giacca la andremo a lavorare con due esagoni, quindi vedete due parti uguali praticamente che poi andiamo ad unire e diventeranno la nostra giacca. Che misura dobbiamo prendere? Allora possiamo prendere anche tutta la circonferenza che va da dietro la schiena, sotto le ascelle e sul seno, quindi l'intera circonferenza, quindi significa tutto il giro. Però che cosa capita? Che se avete un seno importante, quindi un seno più pronunciato, poi non si chiude la giacca davanti. Può andare anche bene se vi piace semplicemente il modello che abbia l'unico bottone insomma sopra e va aperta. Per esempio mia figlia, io comunque la vedete in foto, insomma l'ha voluto un pochino più aperta, però se io andassi a mettere dei bottoni centrali la giacca si chiude bene perché ho calcolato, come poi vedrete nel tutorial, questa larghezza sul lato del seno. Quindi praticamente noi andremo a misurare una volta lavorate le due parti e dovranno in totale tutto il giro misurare praticamente la nostra circonferenza totale. Altrimenti poi andiamo semplicemente a misurare le spalle fino al sottobraccia e quindi la parte dietro, quindi lavoriamo fino a quella misura lì, poi sul davanti semplicemente aumentiamo con delle righe di andata e ritorno. Io poi ve lo spiego nel tutorial, però ho voluto farvi capire come prendere la misura. Quindi andate a prendere tutta la circonferenza totale e la metà di quella circonferenza dovrà misurare da qui a qui in questa maniera qui. Dopo, in base alle vostre misure, andate poi a decidere se andare ad aumentare sul davanti o anche un po' sul dietro. Ovviamente non possiamo andare a fare, se siamo una misura che va oltre la 50-52, tutta la larghezza con l'esagono, ok? Perché altrimenti la nostra manica verrebbe troppo grande. Quindi arriviamo fino ad una larghezza di una manica, insomma, ragionevole e dopo aumentiamo sul dietro e sul davanti. Detto questo, adesso passiamo a quello che è il tutorial. Per il nostro progetto io vado ad usare questa super lana della Silke. Allora, io ho comprato questa lana in un negozio, insomma, vicino casa, quindi non vi so dire online, insomma, se la trovate come marchio, però vi so dare delle indicazioni nel caso volete usare una lana simile. Allora, questa è una lana 30% acrilico e 70% lana vergine. Si lavora con uncinetto 5-6, questo significa che anche se trovate una lana che si lavora con il 5-6 potete tranquillamente fare la mia lavorazione, ma la potete fare anche con una lana che si lavora con un uncinetto inferiore, perché visto che noi andremo a lavorare con i due esagoni, arrivare alla misura desiderata sarà semplice a prescindere insomma dalla lana che andiamo ad usare, quindi basterà andare a fare più righe e quindi raggiungere la nostra dimensione, quindi il nostro modello, la nostra taglia. Allora iniziamo la nostra lavorazione, quindi il nostro esagono, con il nostro anello magico. Quindi io vedete qui ho il filo corto, qui ho il filo del gomitolo, giro così in questa maniera, uso uncinetto 5,5, quindi io vado ad usare il 5,5, mi aggancio in questa maniera qui e lavoro 3 catenelle, quindi 1, 2 e 3 catenelle. A questo punto andiamo a lavorare 2 maglie alte, quindi lavoreremo 6 gruppi da 3 maglie alte. Questa è la prima maglia alta, lavoriamo la seconda maglia alta e la terza maglia alta e lavoriamo 2 catenelle, quindi 1 e 2 catenelle. È importante non dimenticare le catenelle distanziatrici. Di nuovo filo sull'uncinetto e lavoriamo altre 3
maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte e di nuovo 2 catenelle, 1 e 2 catenelle. Ok, allora andate a proseguire così, lavorando sempre 3 maglie alte con 2 catenelle distanziatrici, lavorando in totale 6 gruppi, quindi avremo 18 maglie alte nel nostro cerchio. 2 catenelle e continuiamo così, andate a proseguire. Quindi vedete, abbiamo lavorato 1, 2, 3, 4, 5 e 6 gruppi da 3 maglie alte con 2 catenelle distanziatrici. Quindi lavoriamo le ultime 2 catenelle distanziatrici, tiriamo il nostro filo, quindi chiudiamo il nostro cerchio in questa maniera qui e andiamo a chiudere la nostra lavorazione sulla terza catenella, quindi 1, 2 e sulla terza vedete entriamo e lavoriamo a maglia bassissima in questa maniera qui. Adesso noi dobbiamo andare a lavorare, vedete, in ogni punta che si è creata, quindi io qui la punta ce l'ho sulla mia destra, quindi lavoro 1, 2 e 3 in questa maniera qui, che sono una maglia alta. Ovviamente se voglio lavorare alla mia destra andrò a lavorare praticamente all'indietro, quindi che cosa faccio? Calcolo che questa è l'ultima maglia alta di questo foro, quindi l'ultima maglia alta più 2 catenelle distanziatrici, quindi faccio 5 catenelle. Adesso in ogni punta devo andare a lavorare 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, quindi filo sull'uncinetto, entro all'interno, vedete così, e lavoro le mie 3 maglie alte, 1, 2, e 3 maglie alte, 2 catenelle, 1 e 2 e di nuovo vedete nello stesso punto lavoro di nuovo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Adesso vedete tra uno spazio e l'altro lavoriamo sempre 2 catenelle, quindi non vi dimenticate le catenelle, altrimenti il nostro esagono non si allarga. Filo sull'uncinetto e di nuovo in quest'altro foro lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3, di nuovo lavoriamo 2 catenelle, quindi 1 e 2 e di nuovo all'interno lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Di nuovo 2 catenelle di separazione e in ogni foro vedete andiamo a proseguire in questa maniera qui, lavorando sempre 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte e di nuovo 2 catenelle, ok? E lavoriamo sempre le 2 catenelle distanziatrici. Andate a proseguire fino ad arrivare nell'ultimo foro. Arriviamo quindi, vedete, nell'ultimo foro, quindi anche qui dopo aver fatto le 2 catenelle distanziatrici entriamo all'interno e lavoriamo le prime 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, 2 catenelle, quindi 1 e 2 e adesso dobbiamo andare a lavorare altre 3 maglie alte, però vedete una già l'abbiamo lavorata, quindi lavoriamo altre 2 maglie alte, quindi una e 2 maglie alte. Adesso sulla terza catenella, quindi vedete 1, 2 e 3, andiamo a chiudere la nostra lavorazione a maglia bassissima in questa maniera qui, e quindi ecco come si presenta la nostra lavorazione.
Adesso dobbiamo proseguire lavorando nel laterale, vedete qui, i fori laterali, 3 maglie alte separate sempre dalle 2 catenelle. Invece nelle punte, voi vedete proprio delle punte, guardate, che sono sempre 6 ovviamente, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, andiamo a lavorare il nostro aumento. Quindi io adesso ho 1, 2 e 3 catenelle. Questo vedete è il punto sul laterale, quindi non dove è la punta, e quindi lavoro 3 maglie alte. La prima sarà da 3 catenelle e lavoro altre 2 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle, e vedete qui ho proprio una punta. Dove ho la punta lavoro un aumento, cioè lavoro 3 maglie alte, quindi 1, 2, 2 e 3, sempre 2 catenelle distanziatrici, 1 e 2, filo sull'uncinetto e lavoro altre 3 maglie alte nello stesso punto, quindi vedete nello stesso punto, 2 e 3, 2 catenelle. Vedete qui non ho la punta, ho semplicemente un foro laterale e qui lavoro 3 maglie alte, quindi filo sull'uncinetto, 1, 2 e 3 maglie alte e di nuovo 2 catenelle. Quindi adesso andate a proseguire dove abbiamo la punta, vedete, lavoreremo sempre 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte, nel laterale, quindi non dove c'è la punta, soltanto 3 maglie alte, sempre separate da 2 catenelle. Andate a proseguire. Quando arriviamo, vedete, alla fine della nostra riga, qui abbiamo le 3 catenelle, 1, 2 e sulla terza andiamo a chiudere a maglia bassissima in questa maniera qui. Adesso la lavorazione sarà sempre uguale, quindi vedete dove abbiamo le punte, quindi in queste punte lavoreremo sempre nelle 6 punte 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Nei laterali vedete dove si va a creare il folo soltanto 3 maglie alte. Quindi adesso guardate, io devo lavorare le mie prime 3 catenelle, 1, 2 e 3, e le altre 2 le lavorerò al ritorno, quindi lavoro già le 2 catenelle distanziatrici, quindi in totale lavoriamo 5 catenelle. Filo sull'uncinetto, entriamo nel prossimo foro e lavoriamo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, 2 catenelle, 1 e 2, dove abbiamo, vedete, la nostra punta, lavoriamo 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle e nello stesso punto lavoriamo di nuovo 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte e di nuovo 2 catenelle. Quindi adesso proseguiamo lavorando nei fori laterali 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Dove abbiamo la punta lavoriamo 3 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte nello stesso punto per tutta la riga. Arrivo quindi, vedete, nell'ultimo foro da lavorare, ho già una maglia lavorata, quindi filo sull'uncinetto e lavoro solo 2 maglie alte, quindi 1 e 2 maglie alte, e sulla terza catenella vado chiaramente a chiudere a maglia bassissima.
Adesso vedete, noi non dobbiamo fare altro che andare a proseguire in questa maniera qui la nostra lavorazione. Vedete, la lavorazione già si arriccia, vedete, questo deve essere il lavoro ben fatto, quindi noterete già che la lavorazione cresce. Se usate un filato più sottile potrebbe essere necessario fare 3 catenelle, quindi rendetevi conto man mano che lavorate, perché praticamente vedete la lavorazione deve già prendere questa piega, ok? Quindi andate a rendervi conto ovviamente in base al filato. Adesso andiamo a proseguire sempre alla stessa maniera, quindi 1, 2 e 3 catenelle. Visto che il mio foro è sul davanti, filo sull'uncinetto e lavoro altre 2 maglie alte, quindi 3 maglie alte nel primo foro. 2 catenelle distanziatrici e nei fori laterali, vedete, andiamo sempre a lavorare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. 2 catenelle e nella punta, vedete, qui andiamo a lavorare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, 2 catenelle e nello stesso punto lavoriamo sempre 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte e di nuovo 2 catenelle. Quindi adesso andate a proseguire con dei giri lavorando sempre nei lati, vedete dove abbiamo i lati, questi lavoriamo 3 maglie alte, dove abbiamo la punta lavoreremo 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Lavoriamo sempre le 2 catenelle distanziatrici sia nelle punte ma anche sui laterali. Quindi adesso vado a proseguire per un tot di righe e poi vi dico quante righe ho realizzato per la mia misura. Allora, io ho raggiunto, vedete, la mia larghezza, piego, quindi in origine il nostro esagono è così, noi lo andiamo a piegare in questa maniera qui, così vedete, e quindi abbiamo metà della nostra giacca. Io ho realizzato in totale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 righe che in centimetri equivalgono a circa 24 centimetri, quindi ho la parte sul davanti di 48 centimetri, ok? Quindi significa che avrò 48 centimetri avanti e ovviamente 48 centimetri indietro, quindi per la mia circonferenza vado bene. L'unica cosa, avendo un seno più abbondante, chi la deve indossare andrà a fare delle righe sul davanti, quindi giusto 2 righe su una parte e 2 righe sull'altra. Quindi voi in base alla vostra misura a questo punto ne realizzate un'altra e chiaramente poi insieme andate a vedere la misura. Io ho questa misura adatta per una taglia 48. Voi andate più o meno in base alla tabella che vi metto anche nel box informazioni a vedere più o meno le misure, però se misurate la circonferenza totale e la dividete in 2, insomma andate molto meglio in questa maniera qui. Chiudiamo quindi la lavorazione, vedete io sono arrivata alla fine, lavoro le 2 catenelle, tiro il mio filo, taglio un po' di filo e vado ad usare un ago per chiudere la lavorazione. Quindi guardate, qui ho 1, 2 e 3, sulla terza da dietro entro così e chiudo il mio punto. Quindi questo è il filo, entro di nuovo, vedete, al centro in questa maniera qui e vado a chiudere e ovviamente vado a nascondere all'interno della lavorazione. Quindi nascondete bene bene ovviamente il filo all'interno prima di tagliare. Ora fatto questo andiamo a realizzare un'altra parte praticamente identica. Quindi ecco che abbiamo realizzato le 2 parti, vedete, praticamente identiche.
Questa è una tecnica molto, molto semplice che useremo spesso proprio per farvi vedere la varietà dei modelli che possiamo creare. Allora, adesso ovviamente, come vi dicevo, non andiamo per le misure più grandi, chiaramente non andiamo sempre ad aumentare la circonferenza del nostro esagono, perché altrimenti poi verrebbe una manica veramente troppo esagerata. Quindi arrivata ad un certo punto, vedete, noi ci fermiamo, quindi io mi fermo sempre, anche se devo fare una taglia più grande a questo punto, mi fermo e dopo vado ad aumentare la larghezza qui. Quindi adesso io ho raggiunto la larghezza desiderata, l'unica cosa devo andare a fare due righe sia a destra che a sinistra, perché la persona che la deve indossare, come già vi ho detto, ha un seno più grande. Quindi farò, qui andrò a cucire, quindi vado a chiudere, qui andiamo a cucire e qui invece andiamo a realizzare un paio di righe in più di andata e ritorno per allargare praticamente sul davanti la nostra giacca. Allora adesso andiamo a chiudere questa parte retro e poi andiamo a fare le due righe. La cucitura non dobbiamo fare altro che andare ad infilare un ago, ovviamente, e iniziamo, vedete, dall'interno, quindi significa che noi andiamo a cucire la parte internamente. Questo sarà il dritto, andiamo sul rovescio a cucire e iniziamo semplicemente in questa maniera qui abbiamo, vedete, una maglia alta e qui abbiamo le 2 catenelle, quindi noi iniziamo a lavorare dalla seconda catenella, quindi qui c'è il gruppo, vedete, di 3 maglie alte, noi iniziamo da questa catenella e chiaramente dobbiamo fare la stessa cosa anche di qua, vedete, quindi andiamo ad individuarla bene così e entriamo, vedete, nella solina, questa qua interna, quindi la prima, e di fronte facciamo la stessa cosa con questa, così, e iniziamo a cucire. Ovviamente io lascio un po' di codina perché poi andrò a chiudere la lavorazione. Adesso io ho il filo qui, vedete, vado a prendere sempre quella interna, quindi vedete, adesso prenderò sempre quella, scusatemi, esterna, quindi ecco questa qui e quella esterna. Mi trovo così, ecco, sul prossimo punto entro e lavoro. Se questa, guardate, giriamo un po' la lavorazione per vederla, andiamo a prendere sempre questa qua, vedete, esterna, quindi guardiamo bene e andiamo a fare così e di nuovo così. Qui abbiamo, vedete, le 2 asole, io prendo questa qui e prendo questa qui. Ora è chiaro che ci sono vari sistemi per chiudere le lavorazioni, voi andate pure se avete già un sistema che preferite, tranquillamente andate ad usare quello. Ovviamente cercate di far combaciare sempre i punti, quindi noi abbiamo gli stessi punti sia da un lato che dall'altro, quindi voi andate a farli combaciare. Quindi anche qui vedete ho i 2 punti, prendo questo, quindi il primo verso di me e di fronte vedete il primo di qua. E andiamo a fare questo fino ad arrivare alla fine. Arrivo, vedete, nell'ultimo punto, quindi io mi trovo qui sulla maglia alta, entro nella prima catenella, noi ne abbiamo realizzati 2, prendo entrambe, vedete, gli anelli e vado a chiudere così. Quindi abbiamo, vedete, chiuso la lavorazione in questa maniera e non facciamo altro che andare, vedete, in questa maniera qui così, di nuovo sulla prima catenella e andiamo a stringere un pochino meglio la lavorazione così.
ed ecco che abbiamo chiuso. Ovviamente andiamo sempre all'interno a nascondere il nostro filo, nascondetelo bene senza che ci sia il rischio che fuoriesca. Quindi andiamo più volte e poi ovviamente una volta che abbiamo fatto questo lo andiamo a tagliare. Ovviamente di qua abbiamo la codina che abbiamo lasciato quando abbiamo iniziato a cucire e anche qui andiamo a fermare il punto. Quindi io sono entrata, vedete, io qui ho la maglia alta, qui ho la prima catenella, entro di nuovo, vedete, nella seconda così e vado a chiudere. Ed ecco qui che abbiamo chiuso in questa maniera qui. Anche qui entriamo all'interno più volte per nascondere il filo. Questa è un'operazione importante perché non vogliamo che poi si sfili il lavoro. Quindi vedete, così sarà la nostra cucitura e la parte retro, ve la faccio vedere, risulterà così il nostro centro della cucitura, ok? Adesso, come vi ho già detto, vado a fare dei giri di andata e ritorno per fare la parte sul davanti leggermente più ampia. Quindi vedete, io dove ho l'angolo, qui è la parte, entro in questa maniera qui e mi aggancio semplicemente lavorando le mie 1, 2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto, entro di nuovo all'interno e lavoro altre 2 maglie alte, quindi in totale dovranno essere sempre 3. Ecco, vedete? Adesso filo sull'uncinetto, entro nella prossima e lavoro sempre 3 maglie alte. Ovviamente, scusatemi, ho dimenticato di fare le 2 catenelle, sempre le 2 catenelle, filo sull'uncinetto e di nuovo 1, 2 e 3, di nuovo 2 catenelle, filo sull'uncinetto e all'interno di nuovo 3 maglie alte, 2 e 3 maglie alte e 2 catenelle. Adesso vedete, andiamo a proseguire così fino ad arrivare ovviamente all'altro angolo. Quando arrivo, vedete, nell'altro angolo, filo sull'uncinetto e anche qua devo lavorare 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte. Adesso io devo fare 2 giri completi, quindi significa che un giro devo farlo da questo lato, ma un altro giro devo farlo dall'altro lato. Quindi semplicemente taglio, vedete, il filo e vado a fare giusto una catenella per chiudere il filo che andrò, vedete, a nascondere, ok? Quindi adesso giro praticamente la mia giacca e inizio a fare un'altra riga da quest'altro lato, quindi inizio semplicemente come ho iniziato dall'altra parte. Quindi adesso anche di qua, vedete, mi aggancio alla stessa maniera, 3 catenelle, 1, 2 e 3, filo sull'uncinetto e lavoro 2 maglie alte nello stesso punto, 2 catenelle e di nuovo, vedete, in ogni punto, in ogni foro andiamo a lavorare le nostre 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle e così in ogni foro, 3 maglie alte distanziate da 2 catenelle in ogni foro fino all'angolo. Anche qui, vedete, quando arrivo alla fine, quindi io ho iniziato da qui, termino qui, filo sull'uncinetto e anche qui lavoro 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3 maglie alte e taglio il filo anche qui,
E alla stessa maniera, vedete, faccio una catenella dove vado a stringere il punto e poi vado a nascondere il filo. Quindi adesso abbiamo aumentato praticamente di circa 2 centimetri nel mio caso con la mia lavorazione per lato. Ovviamente voi, se dovete andare a aumentare di più, non farete altro che 3 catenelle e andare a fare un'altra riga di ritorno, di nuovo 3 catenelle, un'altra riga di ritorno, insomma finché non raggiungete la vostra larghezza. Quindi ho completato, vedete, entrambe, sia la riga di qua che la riga di qua. Come potete vedere, infatti, vedete, si sovrappone, quindi è venuto più largo qui. Adesso dobbiamo decidere se la vogliamo un pochino più lunga. Questa è personale, ovviamente, la scelta. Io vado a fare giusto un paio di righe, quindi allungo di poco, ma vado ad allungare un pochino. Possiamo anche lasciarla così se ci piace ed ha una lunghezza, ovviamente, in questa maniera qui, di 25 cm, quindi da sotto al braccio a 25 cm di lunghezza. Mi hanno chiesto una lunghezza più lunga e quindi la facciamo più lunga. Quindi dal basso, vedete, quindi la parte tutta in basso, andiamo a fare qualche riga. Iniziamo in questa maniera qui, quindi vi faccio vedere bene, guardate, questa è la giacca. Noi iniziamo ovviamente dal lato dove dobbiamo andare a lavorare. Quindi iniziamo la lavorazione da questo lato, visto che io lavoro con la mano destra. Quindi inizio qua, vedete? Qui ho ovviamente la riga che ho fatto, quindi mi aggancio in uno dei punti, così vedete, questa è la maglia alta, in uno dei punti mi aggancio così e vado a lavorare le 3, ovviamente, prime catenelle, 1, 2 e 3. Adesso noi dobbiamo lavorare nel foro, ok? In questo foro. Quindi che cosa faccio io? Le 3 catenelle, 4 e 5 totali. Filo sull'uncinetto, entro nello spazio. Vedete, lavoro 3 maglie alte. 1, 2 e 3 maglie alte. Adesso anche qui lavoriamo le 2 catenelle, filo sull'uncinetto e lavoriamo le nostre 3 maglie alte, 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle e di nuovo 3 maglie alte, vedete, nello spazio. Quindi è abbastanza semplice, è sempre la stessa lavorazione. Di nuovo 2 maglie alte e in ogni foro, vedete, andiamo a lavorare sempre le nostre 3 maglie alte. Quindi andiamo a proseguire così fino ad arrivare ovviamente alla fine di tutta la riga. Quando arrivo, vedete, alla fine della riga, io qui ho uno spazio che vado a lavorare con le 3 maglie alte, quindi 1, 2 e 3, e qui vedete lavoro le 2 catenelle distanziatrici, filo sull'uncinetto e anche qui mi vado ad agganciare 1, 2 e 3, guardate, su questo punto e lavoro una maglia alta. Quindi ho creato il foro, vedete, per la lavorazione. Adesso 1, 2 e 3 catenelle, giro il mio lavoro e vado a realizzare un'altra riga di lavorazione, quindi filo sull'uncinetto e lavoro 2 maglie alte all'interno del foro. E vado a proseguire con la stessa lavorazione, quindi 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro all'interno e lavoro le mie 3 maglie alte, 1, 2 e 3 maglie alte, di nuovo 2 catenelle e adesso andiamo a proseguire, vedete, in ogni foro le 3 maglie alte e 2 catenelle distanziatrici fino ad arrivare ovviamente dall'altro lato, quindi alla fine della riga. Arrivo, vedete, alla fine della riga dove ho il foro praticamente, quindi le catenelle, e anche qui lavoro le mie 3, 1, 2 e 3 maglie alte. Adesso io devo andare a realizzare l'ultima riga, quindi 1, 2, 3 catenelle più 2 distanziatrici, quindi 5 catenelle. Giro ovviamente il mio lavoro in questa maniera qui.
e vado, vedete, a proseguire, quindi filo sull'uncinetto, entro all'interno e lavoro di nuovo le mie 3 maglie alte, 1, 2, 3 maglie alte, di nuovo 2 catenelle, e in ogni foro andate a lavorare sempre le 3 maglie alte con 2 catenelle distanziatrici. Arrivo quindi, vedete, anche qui alla fine, filo sull'uncinetto, mi aggancio sulla terza, 1, 2, 3, terza maglia alta, lavoro la mia maglia alta. A questo punto taglio il filo, vedete, faccio una catenella e anche qui stringo bene la lavorazione in modo che poi vada a nascondere il filo. Adesso la nostra lunghezza è fatta. Adesso noi dobbiamo andare a chiudere praticamente la parte, vedete, superiore che delle nostre braccia, praticamente questa qui. Io al centro qui lascio sempre, quasi sempre, una ventina di centimetri, quindi significa che dovrò lasciare 10 centimetri di qua e 10 centimetri di qua, e vedete più o meno, ecco che sono i miei 20 centimetri, quindi 10 saranno da questo lato e 10 saranno da quest'altro lato. Allora, con la mia lana sono 1, 2 e 3 gruppi da 3 maglie alte. Ovviamente la cucitura la andiamo a fare al rovescio, quindi andiamo a girare, vedete, in questa maniera qui la lavorazione, la giriamo completamente e andiamo a cucire. Una volta vedete che ho capovolto la mia lavorazione, prima di cucire è chiaro che appoggio anche questa parte qui, che ovviamente verrà aperta. Chiaramente noi qua abbiamo un giro in più, vedete, non vi confondete, quindi se avete dei giri in più è chiaro che voi dovete calcolare dalla stessa metà sul davanti e sul dietro. Quindi io, dove vedete il marcapunti, vado a bloccare entrambe le parti così insieme, vedete, così so che io dovrò cucire da qui fin qui, e faccio la stessissima cosa anche di qua. Questo sempre perché non ci dobbiamo assolutamente confondere, ok? Quindi 1, 2 e 3 gruppi, e qua vado a bloccare. Ok? Quindi adesso andiamo a cucire alla stessa maniera come abbiamo cucito il nostro dietro, quindi andiamo a cucire anche qui. Io prendo il mio ago, vedete, in questa maniera qui, e inizio. Quindi inizio, vedete, qui ho una catenella, e inizio dalla prima catenella e vado sempre a prendere quella là, vedete, esterna. Quindi qui ne prendo 2 magari, no? Prendiamone 2 per il primo punto, prendiamo 2 per il primo punto, lasciamo sempre una codina e poi prendiamo, vedete, questa qui, vedete, questa esterna, diciamo così, va? Esterna e esterna di qua. Quindi è uguale, è proprio lo stesso procedimento, come abbiamo fatto di là, facciamo anche di qua. Ovviamente fate attenzione, i punti devono combaciare, ok? Quindi andate a cucire fin dove abbiamo il marcapunti. Arrivo, vedete, alla fine dove ho il marcapunti, quindi l'ultimo punto da lavorare, e vado, vedete, a cucire bene bene, quindi a fermare bene il punto, perché questo è l'ultimo punto, ok? E ovviamente andiamo a nascondere il nostro filo all'interno sempre della lavorazione, quindi questo è un dettaglio che ovviamente non dovete mai dimenticare di fare bene, altrimenti i lavori poi tendono ad avere fili che cadono da tutte le parti. Ecco qui, abbiamo tagliato il nostro filo, quindi abbiamo cucito, vedete, questa parte, e qui sarà aperto. Adesso fate la stessissima cosa anche da questo lato, quindi iniziamo sempre dal bordo della manica fino ad arrivare dove abbiamo il marcapunti. Allora, una volta che abbiamo cucito, vedete, sopra, giriamo il nostro lavoro, quindi mettiamo il lavoro sul dritto. Adesso vado a realizzare, vedete, un polsino, chiaramente per raggiungere la lunghezza del braccio completo. Quindi inizio da quest'altro lato per farvi vedere. Io inizio nel punto dove c'è la cucitura. Vedete, qui abbiamo 2 fori. Iniziamo in uno dei 2 punti e iniziamo lavorando sempre le nostre 3 catenelle, 1,
2 e 3 catenelle, filo sull'uncinetto e nello stesso punto lavoro una maglia alta. Adesso non lavoriamo nessun tipo di catenella distanziatrice, ma in ogni punto, in ogni foro andiamo a lavorare 2 maglie alte, quindi lavoriamo 2 maglie alte in ogni foro. Nel prossimo foro 2 maglie alte. Quindi andate a proseguire lavorando 2 maglie alte in ogni foro. Quando arrivo, vedete dove ho iniziato, entro nella terza catenella e chiudo chiaramente a maglia bassissima la mia lavorazione. Adesso da questo punto in poi andiamo a lavorare delle mezze maglie alte, quindi lavoriamo 2 catenelle e in ogni punto lavoriamo una mezza maglia alta, quindi entro nel prossimo e lavoro una mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, entro nel prossimo e lavoro una mezza maglia alta, quindi in ogni punto lavoriamo delle mezze maglie alte, vedete come si presentano, quindi delle mezze maglie alte singole in ogni punto fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando arrivo, vedete, alla fine della riga, qui ho le 2 catenelle iniziali, entro nella seconda e chiudo a maglia bassissima e di nuovo lavoro 2 catenelle, filo sull'uncinetto e nel prossimo, vedete, entro e lavoro la prossima mezza maglia alta. Quindi adesso andiamo a fare un tot di righe per raggiungere la nostra altezza, quindi io vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Quando arrivo, vedete, alla fine delle mie righe, io ho realizzato 2, 4, 6, 8 e 9 righe. Sfilo in questa maniera e vado a inserire il mio ago per chiudere ovviamente la lavorazione. Quindi mi trovo così, vedete, entro sempre da dietro sulla seconda catenella e chiudo la lavorazione così al centro. Quindi chiudiamo sempre alla stessa maniera e poi andiamo ovviamente all'interno della lavorazione a nascondere i nostri fili. Quindi entriamo e usciamo più volte e poi ovviamente andiamo a tagliare i nostri fili. Adesso ovviamente facciamo entrambe le maniche così. Allora vi devo dire un dettaglio. Allora io non avevo trovato la stessa lana perché mia figlia voleva un contrasto, praticamente voleva i manici tinta unita e la fantasia. Quindi io che cosa ho fatto? Io ho unito, vedete, ho separato un po' di lana dal gomitolone grande, l'ho unita e quindi ho realizzato praticamente lo stesso spessore lavorando a doppio filo. Quindi questa è una cosa che potete fare tranquillamente, vedete, quando dovete accostare magari un colore però non avete lo spessore, io, vedete, l'ho ricreato mettendo doppio filo. Ovviamente se avete abbondanza di lana e volete una lana più spessa potete lavorare dall'inizio a doppio filo e continuare così. Quindi questa può essere una tecnica interessante. Adesso invece andiamo a realizzare un bordo tutto intorno alla nostra giacca. Ovviamente io la farò di contrasto di questo colore rosa. Quindi adesso noi dobbiamo andare, vedete, tutto intorno alla nostra giacca, quindi salendo anche sul collo, proprio tutto intorno, andare a lavorare questi punti di mezza maglia alta. Quindi io che cosa faccio? Vedete, io mi aggancio all'angolo in questa maniera qui, come abbiamo fatto finora, mi aggancio semplicemente con 1 e 2 catenelle. Adesso nello spazio lavoro una mezza maglia alta nello stesso spazio, vedete, e ne lavoro praticamente un'altra, quindi 3. Ho lavorato 3 mezze maglie alte. Adesso vedete io ho praticamente una maglia alta intera, filo sull'uncinetto, entro all'interno della maglia alta e lavoro 1 e 2 maglie mezze alte. Di nuovo nello spazio lavoro 1, 2 e 3 mezze maglie alte. Adesso vedete le maglie alte come si presentano, perché inizialmente noi qua abbiamo, io praticamente ho allungato, ho fatto le 2 righe, quindi allungando ho praticamente creato una lavorazione diversa. Adesso andiamo a lavorare ovviamente su ogni maglia.
Quindi guardate, entriamo in ogni punto sottostante e lavoriamo semplicemente delle mezze maglie alte. Qui abbiamo il foro e lavoriamo 1, ci dobbiamo regolare ovviamente, e 2, perché nel foro qui abbiamo 3 catenelle, 2 catenelle, quindi significa che facciamo 2 mezze maglie alte. Sulla maglia alta, maglia mezza alta, maglia mezza alta, maglia mezza alta. Di nuovo vedete, troviamo le 2 catenelle, all'interno lavoriamo 2 mezze maglie alte. Adesso abbiamo di nuovo le maglie alte sottostanti e lavoriamo le maglie mezze alte sopra le nostre maglie alte. Quindi vedete, andiamo a fare questa lavorazione in questa maniera qui. Quindi andate a proseguire come vi ho fatto vedere fino ad arrivare nel nostro angolo. Arriviamo, vedete, nel primo angolo, quindi sul collo, sul nostro collo, lavoriamo gli ultimi punti che abbiamo le maglie alte. Quindi lavoriamo le mezze maglie alte sulle ultime 3 maglie alte in questa maniera qui, e qui noi dobbiamo girare. Quindi per girare semplicemente realizziamo un'altra maglia alta, mezza alta, scusate, una catenella e un'altra mezza maglia alta nello stesso punto. Ora filo sull'uncinetto, guardate, qui abbiamo una maglia alta, entriamo all'interno e lavoriamo 2 mezze maglie alte, così. Adesso abbiamo subito, vedete, le maglie alte, quindi in ogni maglia alta lavoriamo mezza maglia alta, in questa maniera qui. Dove abbiamo, vedete, le 2 catenelle, all'interno lavoriamo 2 mezze maglie alte. Quindi vedete? Ecco che abbiamo girato per salire sul collo, questo è il collo. Quindi non facciamo altro che andare a proseguire e lavorando le nostre mezze maglie alte in ogni punto. Quindi vedete, noi lavoriamo in ogni punto e dove abbiamo le catenelle lavoriamo 2 mezze maglie alte all'interno del nostro spazio. Adesso iniziamo, vedete, a lavorare proprio dove abbiamo fatto la cucitura. Quindi questa è la manica, vedete, questa è la manica. Noi stiamo andando praticamente a girare intorno al collo dove abbiamo la cucitura. Quindi entriamo in ogni punto, guardate bene, anche qui vedete, questo è un punto e entriamo in quello dopo, così. Ecco, vedete? Quindi andiamo, vedete, intorno al collo in questa maniera e man mano giriamo fino ad arrivare, ovviamente, qui abbiamo, vedete, lo spazio, quindi anche nello spazio qui lavoriamo le 2 mezze maglie alte e su ogni maglia alta lavoriamo la mezza maglia alta singola. Quindi le nostre mezze maglie alte saranno sempre singole, non facciamo nessun aumento. Quindi adesso andiamo a continuare, vedete, fino ad arrivare all'altro lato del collo, scendiamo così per ogni punto fino ad arrivare giù e facciamo il giro completo. Quando completo, vedete, questa è la parte retro del collo, vedete, questa è la parte retro, quindi completo quasi tutto il collo fino ad arrivare all'altro angolo dove dovrò scendere ovviamente dall'altro lato, ok? Anche qui quando andiamo a girare, vedete, io entro in ogni punto in questa maniera qui ho l'ultimo punto da lavorare, quindi 1, 2 e 3, questa è una delle maglie. Anche qui lavoro una mezza maglia alta, una catenella, nello stesso punto lavoro un'altra mezza maglia alta, quindi vado a creare praticamente un angolino, praticamente una svolta, e di nuovo entro nei punti e lavoro come ho fatto finora. Quindi dove ho le 2 catenelle, vedete, entro all'interno del foro e lavoro le 2 mezze maglie alte e poi su ogni punto delle maglie alte lavoro le mezze maglie alte. Quindi adesso andiamo a proseguire per l'intera riga fino ad arrivare dove abbiamo iniziato, quindi arriviamo qui dove abbiamo iniziato e nell'angolo, in questo angolo, lavoreremo sempre nell'ultimo punto, lavoreremo
una maglia mezza alta, una catenella e una maglia mezza alta. Quando arrivo, vedete, alla fine, qui ho lavorato nell'ultimo punto, quindi a questo punto lavoro una catenella e vado a chiudere a maglia bassissima sul prossimo punto, in questa maniera qui. Quindi anche qui, vedete, abbiamo creato il nostro angolo. Adesso io vado a proseguire per un paio di giri più o meno, quindi inizio di nuovo da capo, vedete, entro nel prossimo e lavoro sempre delle mezze maglie alte, quindi il punto sarà sempre di mezze maglie alte. Quando completiamo il giro ed arriviamo qui, lavoreremo nell'ultimo punto una maglia mezza alta, una catenella e andiamo a chiudere a maglia bassissima. Quindi io vado a fare ancora altri 2 giri e poi vi faccio vedere il lavoro.